Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere un punto in fantasia con doppio colore. Andremo a vedere questo punto, guardate che carino, che si sviluppa con il punto basso e il punto alto. Questo punto si sviluppa in 2 giri, quindi noi dovremo andare a ripetere il primo giro, nel mio caso con il filato rosa, e il secondo giro con il filato lilla. Questo punto è l'ideale da utilizzare se si vogliono fare borse, copertine, cuscini. Ci si può fare davvero tantissime cose ed è anche semplicissimo da realizzare. Prima di proseguire, se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico un tutorial ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Adesso davvero ti lascio al tutorial. Avviamo il nostro campione scegliendo innanzitutto che colore utilizzare principalmente. Nel mio caso ho scelto di utilizzare il lilla. Adesso devo avviare un numero di catenelle pari. Nel mio caso ho deciso di andare ad avviare 26 catenelle. Realizzato il numero di catenelle desiderato, dobbiamo saltare la prima catenella dall'uncinetto, quindi quella che si presenta qui, quindi subito dopo l'uncinetto, e andiamo a lavorare nella seconda, in questa. E andiamo a lavorare questo giro e il successivo a maglie basse. Quindi andiamo a lavorare 2 giri di 25 maglie basse nel mio caso. Una volta fatti i 2 giri di maglie basse, dobbiamo proseguire con il punto, perché questi primi 2 giri di maglie basse sono soltanto l'avvio, la preparazione per il punto. Arrivati a questo punto, dobbiamo andare a cambiare il colore. Quindi ci serve il nostro secondo colore. Nel mio caso il secondo colore è il rosa. Prendiamo l'estremità del filo. Il primo colore, il colore base, il colore principale, non dobbiamo mai staccarlo da lavoro. Adesso andiamo a inserire il secondo filo e non li andremo a tagliare finché non abbiamo concluso il nostro lavoro. Quindi come inseriamo questo filo? Prendiamo un'estremità e la affianchiamo al filo principale. La posizioniamo il secondo filo, il secondo colore sulla mano, pronto per lavorare. Passiamo sotto il filo con l'uncinetto e lo prendiamo come per fare una catenella. Vedete, l'abbiamo così inserito nel nostro lavoro. Adesso dobbiamo girare il filo e andiamo a lavorare la prima maglia che ci capita a maglia bassa. Vedete che io ho portato insieme a me, come ho girato, i 2 fili perché li andrò a lavorare insieme a questa maglia. Prima maglia bassa fatta, così ho bloccato il filo rosa che ho appena aggiunto e il filo rosa lo posso momentaneamente, la codina che è rimasta, mettere da parte. Il filo lilla in realtà lo devo portare appresso per tutto il lavoro, quindi devo lavorarlo insieme alle maglie basse che andrò a fare. Adesso vi faccio vedere bene.
Abbiamo fatto una maglia bassa, facciamo una catenella, saltiamo una catenella dalla base, quindi saltiamo una maglia. Nella maglia successiva andiamo a fare una maglia bassa. Vedete che ho lavorato il filo con quello lilla con me. Adesso di nuovo una catenella, salto una maglia dalla base e lavoro la maglia successiva. La catenella va a sostituire la maglia che noi saltiamo. Dobbiamo lavorare in questo modo per tutto il nostro lavoro, sempre portandoci appresso il filo lilla, quindi lo andiamo a lavorare insieme alle maglie. Di nuovo una catenella, saltiamo una maglia di base e lavoriamo nella successiva. Una catenella, saltiamo la maglia di base e lavoriamo nella successiva. Una catenella, saltiamo la maglia di base e lavoriamo nella successiva. Dobbiamo proseguire in questo modo per tutto il giro. Ci mancano 2 punti alla fine, quindi andiamo a fare una catenella, saltiamo una maglia dalla base e lavoro in questo caso nell'ultima maglia. Vedete il filo lilla che è venuto sempre con me. E lavoro l'ultima maglia bassa del giro. A questo punto devo nuovamente cambiare filo per andare a fare il secondo giro che andremo a ripetere nel nostro punto. Quindi questo che noi abbiamo appena fatto è il primo giro che andremo a ripetere per il punto fantasia. Adesso inverto, scambio i 2 colori. Lavoro di nuovo in questo caso con il lilla. Quindi che faccio? Una volta scambiati i 2 colori vado a fare una, 2 maglie, 2 catenelle. Giro il lavoro, il filo rosa lo devo portare con me come ho fatto con il lilla. Devo andare a fare una maglia bassa nella prima maglia, una maglia alta nella prima maglia bassa del giro sottostante. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, lavorando all'interno della maglia anche il filo rosa. Esco dalla maglia, prendo il filo, lo porto all'esterno. Prendo il filo e chiudo le prime 2 asoline. Riprendo il filo e chiudo le ultime 2. Abbiamo lavorato così la prima maglia alta. Adesso dobbiamo andare a lavorare qui dove noi abbiamo fatto la catenella, quindi entriamo proprio all'interno del buchino che si era formato. E andiamo a lavorare 3 maglie alte, ma queste 3 maglie alte non le andiamo a chiudere, le lasciamo aperte per poi andarle a chiudere tutte assieme. Vi faccio vedere, quindi faccio vedere bene, allora, prendo il filo, entro nel forellino creato tra le maglie dalla catenella, prendo il filo e lo porto all'esterno, prendo il filo, chiudo le prime 2 asoline. E mi rimangono 2 asoline nell'uncinetto. A questo punto prendo di nuovo il filo, rientro nello stesso punto, prendo il filo e lo porto all'esterno, riprendo il filo e chiudo le prime 2 asoline e mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto. Di nuovo prendo il filo, rientro nello stesso punto con l'uncinetto, prendo il filo e lo porto fuori, prendo il filo e chiudo le prime 2 asoline. A questo punto vedete abbiamo 4 asoline sull'uncinetto. Adesso vado a chiuderle, quindi prendo il filo e lo faccio passare attraverso le 4 asoline. E il nostro primo punto l'abbiamo fatto. Questo andrà a ripetersi per tutto il lavoro. Quindi adesso andiamo a fare una catenella e ripetiamo questo punto. Quindi prendo il filo sull'uncinetto,
Qui la maglia bassa del giro precedente la saltiamo. Abbiamo fatto una catenella appunto per quello. Entro nel forellino che si è creato con la catenella del giro precedente, entro con l'uncinetto, prendo il filo, lo porto all'esterno. Riprendo il filo e chiudo le prime 2 asoline. E mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto. Prendo il filo, entro nello stesso punto, riprendo il filo e lo porto all'esterno. Prendo il filo e chiudo le prime 2 asoline. A questo punto ho 3 asoline sull'uncinetto. Riprendo il filo, lo rientro nello stesso punto, prendo il filo con l'uncinetto e lo porto all'esterno. Prendo il filo e chiudo le prime 2 asoline. A questo punto ho 4 asoline sull'uncinetto. Vado a chiuderle, quindi prendo il filo, lo faccio passare all'interno delle 4 asoline e vado a fare una catenella. Devo proseguire in questo modo per tutto il mio lavoro, lavorando sempre all'interno dei miei punti il filo rosa. Quindi di nuovo prendo il filo, salto la maglia bassa del giro precedente e vado a inserirmi nel forellino che si è creato con la catenella del giro precedente. Entro, prendo il filo e lo porto all'esterno. Prendo il filo e chiudo le prime 2 asoline. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nel forellino, prendo il filo e lo porto all'esterno. Prendo il filo e chiudo le prime 2 asoline. Ripeto di nuovo lo stesso procedimento. Prendo il filo, entro nello stesso punto, prendo il filo e lo porto all'esterno. Prendo il filo e chiudo le prime 2 asoline. Adesso prendo il filo e chiudo le 4 asoline rimaste nell'uncinetto e vado a fare una catenella. Vedete, il punto si ripete sempre. Dovete proseguire in questo modo ripetendo questo punto per tutto il lavoro. Poi una volta arrivati qui al penultimo punto, l'ultimo punto lo lavoriamo insieme e vi faccio vedere come chiudere questo giro. Siamo arrivati fino, vedete, al penultimo punto. Come potete vedere io ho chiuso le 3 maglie alte insieme ma non ho fatto la catenella. Adesso quindi faccio la catenella, ripeto questo punto, quindi le 3 maglie alte chiuse assieme. 1, 2, 3 e le chiudo assieme. Adesso non faccio la catenella, non la faccio, vado a lavorare direttamente una maglia alta qui nell'ultimo punto, nella maglia bassa del giro precedente. Lavoro una maglia alta e così abbiamo concluso anche il nostro secondo giro, quindi il nostro quarto e quinto giro. Scusatemi, terzo e quarto, perché abbiamo fatto i primi 2 punti a maglia bassa per l'avvio del nostro lavoro. Poi abbiamo fatto il terzo giro che è il punto a maglie basse e il quarto giro che è il punto a maglie alte. Questo terzo e quarto giro si ripeteranno. Vi faccio vedere altri 2 giri così capite bene e poi potete lavorare da sole. Quindi, come potete vedere qui ho il filo rosa, vado nuovamente a cambiare colore, quindi passo sotto il filo lilla e prendo nella mano il filo rosa e vado a fare una catenella. A questo punto giro il mio lavoro e il filo lilla lo porto sempre appresso con me. Subito nella maglia che ci ritroviamo del giro precedente vado a fare una maglia bassa lavorando il filo lilla all'interno della maglia. Poi faccio una catenella, salto la maglia di base e vado a fare una maglia bassa, vedete qui,
nello spazio tra le due maglie alte. Faccio una maglia bassa, una catenella, salto la maglia che ho nel giro sottostante e faccio una maglia bassa tra lo spazio tra i due punti, una catenella, salto la maglia ed entro nello spazio tra i due punti e faccio una maglia bassa. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Come vedete sono arrivata alla fine, qui manca l'ultimo punto del gruppo di maglie alte e qua c'è una maglia alta. Ho già fatto una catenella, quindi salto qui la maglia di base e vado a lavorare una maglia bassa nell'ultima maglia alta che avevo realizzato nel giro precedente. E di nuovo il nostro giro a maglie basse è concluso. Si è ripetuto uguale. Adesso vi faccio vedere nuovamente come fare il giro a maglie alte. Cambio di nuovo colore, quindi in questo caso il rosa passa sotto e il lilla passa sopra. Vado a fare 2 catenelle, giro il lavoro e mi porto con me il filo rosa. Vado a fare nella maglia bassa del giro sottostante, vado a fare la prima maglia alta. Ricordatevi di lavorare sempre il filo con voi, il filo nella maglia. Prima maglia alta fatta. A questo punto non vado a fare la catenella, ma vado direttamente a fare il gruppo di 3 maglie alte chiuse assieme. Una, 2, 3 e chiudo tutta assieme e faccio una catenella. Mi sposto nell'altro forellino tra le maglie basse e ripeto lo stesso procedimento. È lo stesso giro che abbiamo fatto prima, la lavorazione è identica. Come vi ho detto prima, il giro di maglie basse e il giro di maglie alte si ripetono sempre uguali, alternati. Siamo arrivati alla fine del giro, manca appunto l'ultimo punto. Ho già fatto la mia catenella, quindi devo soltanto andare a fare il gruppetto di maglie alte. Quindi entro qui nel forellino tra le due maglie basse e faccio il mio gruppetto di maglie alte. Una volta fatto, non vado a fare la catenella, ma vado direttamente a fare una maglia bassa nell'ultima maglia bassa del mio giro. Scusatemi, una maglia alta, quindi prendo il filo sull'uncinetto e faccio la maglia alta. Ecco qua, vedete, noi abbiamo ripetuto per 2 volte i nostri 2 giri. Adesso dovete di nuovo ripetere il giro rosa, quindi il giro con una maglia bassa e una catenella, e poi di nuovo il giro lilla, quindi con una maglia alta, e una catenella e il gruppo di 3 maglie alte. Io ho terminato il mio campione. Ho terminato il mio campione facendo un giro di maglie basse. Di maglie basse naturalmente con in mezzo la catenella, quindi il punto proprio del nostro punto fantasia. Adesso io andrò a concludere proprio il mio campione andando a fare nuovamente 2 giri di maglie basse come abbiamo fatto per l'inizio del nostro lavoro. Se voi invece volete concludere così come si presenta il lavoro, dovete qui concludere qua con un giro di maglie alte. Quindi lavorate
tutta la grandezza del vostro lavoro e una volta arrivati al giro con le maglie alte, chiudete. Se invece volete rifinirlo, come nel mio caso, come abbiamo fatto per inizio lavoro, fate un giro con le maglie basse, in questo caso un giro in rosa, e poi andate a fare 2 giri di maglie basse. Adesso vi faccio vedere anche come andare a bloccare i fili. Nel mio caso quindi devo di nuovo andare a lavorare con il lilla, quindi faccio nuovamente il cambio colore, faccio una catenella con il lilla e giro il lavoro. Entro nella prima maglia bassa e faccio una maglia bassa, entro dove è la catenella e faccio una maglia bassa. Proseguo così a maglie basse appunto per tutto il lavoro e anche per il giro successivo. Nel frattempo che io lavoro le maglie basse, vedete, sto lavorando insieme anche il filo rosa. Lavoro per un po' di punti. Una volta lavorati un po' di punti, il mio filo rosa è bloccato. Quindi cosa faccio? Vado semplicemente a tagliarlo perché non mi servirà più. Adesso continuo questo giro a maglie basse, quindi lo concludo e faccio anche il successivo a maglie basse. Io ho finito i 2 giri di maglie basse, vedete come si presenta. Vado a fare qui una catenella e vado a tagliare il filo. Adesso con l'ago da lana dobbiamo andare a eliminare e bloccare all'interno del lavoro tutti i fili, quindi il filo di fine lavoro, il filo di inizio lavoro e qui la codina di come abbiamo aggiunto il colore, il secondo colore. Eccoci arrivati a fine tutorial, spero che ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, mi raccomando, lasciami un like come supporto e questo è davvero un punto, come avete visto, un punto velocissimo e facilissimo da realizzare. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!